Ciao a tutti, e benvenuti sul mio canale. Sono felicissima di avervi qui oggi per un video che so che troverete, interessante. Oggi affronteremo un argomento un po' spinoso. Un argomento che ha fatto parlare molto di sé sui social media e nelle riviste di gossip. Parleremo di Burak Özçivit, l'attore turco che ha fatto battere il cuore a milioni di persone in tutto il mondo, e delle voci, delle indiscrezioni e delle presunte confessioni che lo riguardano. Prima di immergerci nel vivo della questione, però, mi raccomando, se siete nuovi qui, iscrivetevi al canale. Trovate il pulsante qui sotto, cliccateci sopra. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e, soprattutto, lasciate un bel mi piace se l'argomento vi interessa. Più mi piace ricevo, più so che questi argomenti vi piacciono e più video simili potrò creare per voi. Allora, pronti? Partiamo! Burak Özçivit. Un nome che evoca immagini di fascino, talento e successo. Con i suoi occhi penetranti, la sua barba curata e il suo fisico atletico, è diventato un vero e proprio sex symbol internazionale. Ma, come spesso accade con le figure pubbliche di questo calibro, la sua vita privata è diventata un bersaglio per i paparazzi e le riviste di gossip, alimentando voci e speculazioni a volte molto lontane dalla realtà. Nelle ultime settimane, in particolare, si sono diffuse online delle voci davvero molto pesanti. Voci che parlano di presunte confessioni shock riguardanti la sua vita intima. Ed è proprio su queste voci che voglio fare chiarezza oggi. Voglio analizzare le informazioni che circolano, separare i fatti dalle finzioni e cercare di capire cosa c'è di vero, se c'è qualcosa di vero, in tutto questo. Innanzitutto, è fondamentale capire che la maggior parte delle notizie che si trovano online, soprattutto quelle più sensazionalistiche, vanno prese con le pinze. Spesso, si tratta di pettegolezzi alimentati dalla ricerca di click e di visualizzazioni, senza alcuna base solida. I tabloid e i siti di gossip sono maestri nel creare titoli accattivanti che attirano l'attenzione, anche a costo di distorcere la verità o di inventare storie di sana pianta. Questo è un meccanismo ben rodato, un circolo vizioso in cui l'interesse del pubblico per la vita privata delle celebrità si trasforma in un'arma a doppio taglio. Da un lato, gli attori e le personalità pubbliche beneficiano della visibilità e dell'attenzione mediatica, che spesso si traducono in maggiori opportunità professionali e in un aumento della popolarità. Dall'altro, questa stessa visibilità li espone a un costante scrutinio, a giudizi implacabili e, come nel caso di Burak Özçivit, a voci e speculazioni che possono danneggiare la loro immagine e la loro reputazione. Quindi, cosa si dice esattamente su Burak Özçivit? Le voci più insistenti parlano di una presunta relazione omosessuale che l'attore avrebbe avuto in passato, e di confessioni in cui ammetterebbe di aver avuto esperienze con altri uomini. Alcuni siti web sono arrivati addirittura a pubblicare presunte trascrizioni di conversazioni private, attribuite all'attore. Queste trascrizioni, spesso sgrammaticate e senza un contesto chiaro, vengono presentate come la prova schiacciante di una presunta verità nascosta. Tuttavia, è fondamentale chiedersi: quanto è facile manipolare o fabbricare un testo del genere? Con gli strumenti digitali a nostra disposizione, creare conversazioni fittizie è un gioco da ragazzi. Aggiungiamo a questo la tendenza dei media a sensazionalizzare le notizie e a ignorare il principio della verifica delle fonti. Ed ecco che un semplice pettegolezzo può trasformarsi in una presunta verità. Ora, analizziamo queste affermazioni con un po' di spirito critico. Innanzitutto, è importante ricordare che la vita privata di una persona è sacrosanta. Ognuno ha il diritto di vivere la propria sessualità come meglio crede, senza dover rendere conto a nessuno. L'orientamento sessuale è una questione personale e privata, e non dovrebbe essere oggetto di speculazioni o di giudizi da parte di terzi. Questo principio, che dovrebbe essere ovvio, viene spesso dimenticato quando si parla di personaggi pubblici. L'idea che, in quanto famosi, le celebrità debbano rinunciare alla loro privacy e accettare di essere giudicate per ogni aspetto della loro vita è profondamente sbagliata. La fama comporta delle responsabilità, certo, ma non giustifica la violazione della sfera privata e la diffusione di informazioni non verificate. In secondo luogo, è fondamentale verificare la fonte di queste informazioni. Chi ha diffuso queste presunte confessioni? Si tratta di fonti affidabili e verificabili? Oppure si tratta di pettegolezzi senza fondamento, diffusi da persone che cercano solo di screditare l'immagine dell'attore? Indagare sull'origine di una notizia è un passaggio cruciale per determinarne l'attendibilità. Chi beneficia dalla diffusione di queste voci?
Quali sono le motivazioni di chi le ha lanciate? Rispondere a queste domande può aiutarci a capire se ci troviamo di fronte a un tentativo di manipolazione o a una semplice coincidenza. Nella maggior parte dei casi, le fonti di queste notizie sono anonime o non verificabili. Non ci sono prove concrete a sostegno delle affermazioni fatte. Spesso, si tratta di fonti vicine all'attore o di testimoni anonimi che non possono essere identificati o rintracciati. Questo rende molto difficile, se non impossibile, verificare la veridicità delle informazioni. L'anonimato, in questi casi, è un campanello d'allarme. Chi ha qualcosa di vero da dire non ha paura di esporsi e di farsi identificare. Il fatto che le fonti rimangano nascoste solleva dubbi sulla loro credibilità e sulla veridicità delle loro affermazioni. Inoltre, è importante considerare il contesto culturale in cui Burak Özçivit è cresciuto e vive. La Turchia è un paese con una cultura conservatrice, dove l'omosessualità è ancora vista con pregiudizio da parte di una parte della popolazione. In un contesto del genere, ammettere pubblicamente di essere omosessuale potrebbe avere conseguenze negative sulla carriera e sulla vita personale di una persona. La società turca, pur mostrando segni di apertura verso la comunità LGBTQ+, rimane profondamente influenzata da tradizioni e valori conservatori. Questo significa che, per un personaggio pubblico come Burak Özçivit, fair coming out potrebbe comportare un rischio significativo di perdere il consenso del pubblico, di subire discriminazioni e di vedere compromessa la propria immagine. Quindi, è plausibile che Burak Özçivit, anche se avesse avuto esperienze omosessuali in passato, preferisca mantenere la sua vita privata tale. Questo non significa che stia mentendo o nascondendo qualcosa di vergognoso. Significa semplicemente che sta proteggendo la sua privacy e la sua sicurezza in un contesto sociale che potrebbe non essere del tutto favorevole. La scelta di mantenere la propria vita privata al riparo dagli occhi indiscreti del pubblico è un diritto fondamentale, soprattutto in un contesto in cui l'orientamento sessuale può ancora essere motivo di discriminazione e pregiudizio. Ma, mettiamo per un attimo da parte le considerazioni personali e torniamo ai fatti. Esistono prove concrete a sostegno delle voci che circolano su Burak Özçivit? La risposta è no. Non ci sono prove concrete che dimostrino che l'attore abbia avuto relazioni omosessuali o che abbia fatto confessioni in tal senso. Tutte le notizie che si trovano online si basano su voci, pettegolezzi e speculazioni senza fondamento. L'assenza di prove concrete è un elemento determinante. In un mondo in cui le immagini e i video possono essere facilmente manipolati, la mancanza di riscontri oggettivi dovrebbe farci riflettere sull'attendibilità delle informazioni che ci vengono presentate. Anche le presunte trascrizioni di conversazioni private pubblicate da alcuni siti web sono da prendere con le pinze. È molto facile falsificare una conversazione online o creare un profilo falso sui social media e spacciarsi per qualcun altro. Quindi, non possiamo dare per certo che queste trascrizioni siano autentiche o che siano state effettivamente scritte da Burak Özçivit. La facilità con cui si possono falsificare le prove digitali rende necessario un approccio estremamente cauto. Prima di credere a qualsiasi cosa leggiamo online, dovremmo chiederci: chi ha creato questo contenuto? Quali sono le sue motivazioni? Esistono elementi che ne confermino l'autenticità? In conclusione, le voci che circolano su Burak Özçivit e sulle sue presunte confessioni shock sono, molto probabilmente, infondate. Si tratta di pettegolezzi alimentati dalla ricerca di click e di visualizzazioni, senza alcuna base solida. Non ci sono prove concrete a sostegno delle affermazioni fatte, e le fonti delle notizie sono spesso anonime o non verificabili. Questa vicenda ci ricorda l'importanza di essere scettici di fronte alle notizie sensazionalistiche e di non contribuire alla diffusione di informazioni non verificate. La nostra responsabilità come consumatori di media è quella di informarci in modo critico e di non alimentare il circolo vizioso dei pettegolezzi e delle speculazioni. È importante ricordare che la vita privata di una persona è sacrosanta, e che ognuno ha il diritto di vivere la propria sessualità come meglio crede, senza dover rendere conto a nessuno. Speculare sulla vita privata degli altri, diffondere voci senza fondamento e giudicare le scelte personali di una persona è sbagliato e irrispettoso. Dobbiamo imparare a distinguere tra il diritto all'informazione e la morbosa curiosità. La vita privata delle persone, soprattutto se si tratta di personaggi pubblici, non è un terreno di caccia libero per i media e per i social media. Quindi, la prossima volta che vi imbatterete in una notizia sensazionalistica su Burak Özçivit o su qualsiasi altra celebrità, vi invito a usare il vostro spirito critico e a non credere a
TTO quello che leggete online. Verificate le fonti, cercate prove concrete e non lasciatevi influenzare dai pettegolezzi e dalle speculazioni senza fondamento. Diventiamo consumatori di media più consapevoli e responsabili. Impariamo a filtrare le informazioni che riceviamo e a non contribuire alla diffusione di notizie false o fuorvianti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di aver fatto un po' di chiarezza sull'argomento e di avervi fornito gli strumenti necessari per valutare criticamente le informazioni che circolano online. Spero, soprattutto, di avervi fatto riflettere sull'importanza del rispetto della privacy e sulla necessità di combattere i pregiudizi e le discriminazioni. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come le voci su Burak O'Shivit e le sue presunte confessioni shock siano molto probabilmente infondate, basate su pettegolezzi e speculazioni senza prove concrete. Abbiamo sottolineato l'importanza di rispettare la privacy delle persone e di non diffondere informazioni non verificate. Infine, abbiamo invitato tutti a usare il proprio spirito critico e a non credere a tutto ciò che si legge online. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato interessante. Ricordate, l'informazione è un'arma potente, usiamola con saggezza e responsabilità. Se avete opinioni o commenti sull'argomento trattato, non esitate a lasciarli qui sotto nella sezione dei commenti. Sono sempre curiosa di conoscere il vostro punto di vista. Voglio creare uno spazio di discussione aperto e costruttivo, dove possiamo condividere le nostre idee e imparare gli uni dagli altri. E ora, la solita raccomandazione finale. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ricordate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi incoraggia a continuare a creare contenuti interessanti e informativi. Grazie ancora per il vostro supporto, e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio!